Nazarena Panichella, buongiorno. Di recente lei ha indagato, ha studiato l'integrazione socio-economica dei migranti nel mercato del lavoro italiano, guardando in particolare alla stratificazione sociale. In che senso? Questo lavoro, che ho coauturato con due colleghi, Maurizio Aura e Giorgio Piccitto, analizza la posizione sociale degli immigrati e il suo cambiamento nel corso di vita dei migranti stessi. Ha l'obiettivo di contribuire alla letteratura sui modelli di inserimento dei lavoratori stranieri nel mercato del lavoro italiano. Sappiamo infatti che in Italia, così come negli altri paesi mediterranei, l'inserimento degli immigrati nel mercato del lavoro si caratterizza per un trade-off molto netto tra occupazione e qualità del lavoro. In pratica i migranti hanno dei tassi di disoccupazione relativamente bassi, ma dall'altro lato essi sono fortemente segregati negli strati più bassi e stabili della struttura occupazionale. E che risultati avete ottenuto? Che cosa è emerso dal vostro studio? Allora, ci sono, diciamo, 2 risultati, principali. Il primo risultato è che esiste una sorta di, processo di livellamento verso il basso della popolazione immigrata. In pratica gli immigrati, e in particolar modo noi ci concentriamo sui lavoratori stranieri provenienti dall'Asia, dall'Africa e dall'America Latina. Quindi abbiamo una definizione adottiamo una definizione molto, diciamo, specifica di immigrati. Questa popolazione si inserisce prevalentemente negli strati più bassi della struttura occupazionale, anche quando hanno un livello di istruzione elevato e hanno un'origine sociale medio-alta. E qui esiste quindi un processo noi definiamo di livellamento verso il basso, perché spinge molti immigrati negli strati più bassi della struttura occupazionale, e questo processo riduce dal punto di vista occupazionale l'eterogeneità della popolazione immigrata. Parliamo comunque di, persone giovani quando arrivano e che hanno tempo e modo di crescere all'interno del mercato del lavoro italiano. Cambia qualcosa col passare del tempo? Emerge che la popolazione immigrata non è immobile nel mercato del lavoro. È vero che gli immigrati hanno una mobilità sociale inferiore rispetto a quella dei nativi, cioè essi in pratica rimangono più a lungo e più frequentemente nella classe sociale del primo inserimento occupazionale, mentre gli italiani hanno maggiori opportunità di cambiare posizione sociale lungo il corso di vita. E da questo punto di vista anche l'accesso al lavoro autonomo, che per molti italiani ha rappresentato una valida strategia di miglioramento sociale, specialmente per gli italiani che provenivano dalle classi operaie, è una strada meno frequentata dai lavoratori stranieri, perché ci sono molte barriere all'accesso al lavoro autonomo. Tuttavia, come dicevo prima, questo non vuol dire che gli immigrati sono immobili nel mercato del lavoro. Essi infatti si spostano più frequentemente dal lavoro manuale instabile e dequalificato verso un lavoro manuale che gode di maggiore tutela. Quindi nel mercato del lavoro italiano esiste una sorta di, diciamo, successione ecologica all'interno del mercato del lavoro secondario, dove da un lato i lavoratori italiani hanno una maggior possibilità di abbandonare il lavoro operaio stabile per accedere alle classi medie, e specialmente per accedere al lavoro autonomo, mentre dall'altro gli immigrati riescono gradualmente, diciamo, a coprire questi buchi lasciati vuoti dal movimento degli italiani, spostandosi dal lavoro manuale dequalificato e instabile verso un lavoro manuale che gode di maggiori tutele. Quindi nel lungo periodo ci sono dei timidi segnali di miglioramento, ecco. Che, suggerimenti possono dare ai policy maker? Beh, sicuramente bisogna concentrarsi sul primo inserimento degli immigrati nel mercato del lavoro, che avviene frequentemente nel lavoro manuale instabile e dequalificato. Quindi all'interno di questo primo inserimento ci sono molti meccanismi di penalizzazione che hanno a che fare con le strategie migratorie, con l'azione delle reti etniche, eccetera. Tuttavia, una volta entrati in questa posizione, alcuni immigrati, esiste una eterogeneità della popolazione immigrata, perché alcuni immigrati hanno maggiori possibilità di diciamo, abbandonare queste posizioni lavorative piuttosto che altre. E in particolar modo faccio riferimento ai lavoratori stranieri che hanno titoli di studio medio-alti. Quindi da questo punto di vista delle politiche che
riescono a aumentare la potenzialità del capitale e del capitale umano e delle skills dei migranti sono sicuramente molto importanti.